Come possiamo evitare le infiammazioni, specialmente quelle croniche? Ciao, sono Alberto Zippo, cultore del benessere, ed oggi ti mostrerò come sia possibile creare un vero e proprio regime alimentare antinfiammatorio. Prima di iniziare, se questi argomenti sono di tuo interesse, iscriviti al canale così da non perderti i prossimi video che pubblicherò. Ora bando alle ciance, volume a palla, partiamo! Le infiammazioni possono essere di due tipi, acute o croniche. Quelle acute sono più evidenti e le percepiamo sotto forma di dolore, rossore, calore o edema. Quelle croniche invece sono più subdole perché non ce ne rendiamo conto subito di averle, si manifestano gradualmente. Le infiammazioni croniche, me lo avrai sentito dire spesso, sono la base di tutte le malattie aumentate esponenzialmente dal secolo scorso. Faccio riferimento a malattie cardiovascolari, diabete, Alzheimer e molto altro. Accennavo poco fa a quanto le infiammazioni croniche siano meno evidenti rispetto a quelle acute, anche se in realtà delle avvisaglie potremmo coglierle. Innanzitutto, a livello estetico, se notiamo del grasso viscerale, dovremmo iniziare a preoccuparci. Del grasso viscerale ne ho già parlato in passato e di quanto esso sia collegato a sindrome metabolica e problematiche a cascata. Vi sarebbero altri segnali per verificare se siamo a rischio di infiammazione cronica, come un'aumentata glicemia a digiuno oppure elevati livelli di trigliceridi. Un modo per verificare se siamo a rischio è fare un banale esame del sangue. L'esame della PCR, ovvero la proteina C reattiva, ci permette di capire se siamo a rischio di infiammazione cronica. Si tratta di una proteina prodotta dal fegato e rilasciata in circolo a seguito di un'infiammazione. Siccome credo sia palese quanto sia saggio non ritrovarsi in queste situazioni, analizziamo dunque cosa possiamo fare per evitarle. Il primo accorgimento a cui dovremmo prestare attenzione è evitare cibi ad alto carico glicemico. In passato ho realizzato diversi contenuti riguardo questo argomento, mostrando quanto sia importante tenere in considerazione il carico glicemico degli alimenti. Se ricordi, l'assunzione di cibi fonte di carboidrati ad alto carico glicemico promuove la formazione di AGEs, ovvero i prodotti finali della glicazione avanzata. Queste sostanze hanno un ruolo attivo come mediatori pro-infiammatori nei soggetti dismetabolici nelle malattie autoimmuni e degenerative. Questi composti si trovano facilmente ad esempio sulla crosta del pane o sulle superfici abbrustolite dei cibi fritti e grigliati e promuovono ovviamente uno stress ossidativo. Troppi cibi ricchi di carboidrati producono stress ossidativo, di conseguenza infiammazione. Per questo motivo bisognerebbe prestare attenzione. Ci tengo a segnalare che lo stress ossidativo attiva il fattore di trascrizione NF-κB, che è il principale mediatore della risposta infiammatoria nel nostro corpo. Il secondo accorgimento a cui dovremmo prestare attenzione è evitare cibi ricchi di omega 6. Anche di questo argomento ne ho parlato in passato. Abbiamo già visto quanto sia fondamentale mantenere un rapporto equilibrato tra omega 3 ed omega 6. È importante assumere regolarmente alimenti ricchi di omega 3, nello specifico di DHA, che troviamo ad esempio nel pesce azzurro. Bassi livelli di quest'ultimo sono associati a declino cognitivo, iperattività e molto altro. Una regolare assunzione di DHA infatti riduce l'accumulo di citochine infiammatorie, coinvolte anche in patologie come l'Alzheimer. Troppi cibi ricchi di omega 6 inoltre producono stress ossidativo come abbiamo visto nel punto precedente. Dopo aver analizzato cosa dovremmo evitare per ridurre le infiammazioni, scopriamo insieme cosa potremmo introdurre. Il terzo accorgimento è certamente quello di abbassare ulteriormente il carico glicemico dei cibi che andremo ad introdurre, assumendo sufficiente fibra. Gli alimenti ricchi di fibre, oltre a possedere un elevato potere saziante, sono in grado di rallentare i picchi glicemici, nefasti per le infiammazioni. I cibi ricchi di fibre sono infatti zuccheri non utilizzabili dall'organismo. Questi polisaccaridi aumentano il volume dell'intestino rallentando l'assimilazione degli zuccheri, impedendo dunque i picchi glicemici. Cibi ricchi di fibre sono le banane, i kiwi, l'avena, il topinambur, la cicoria, ma anche aglio, cipolla, porri e scalogno. Le fibre sono indispensabili per potenziare il nostro microbiota e ridurre le infiammazioni.
I batteri intestinali infatti fermentano la fibra solubile, producendo acido butirrico che contribuisce a sopprimere l'infiammazione. In che modo sarebbero in grado di farlo? Semplicemente inibendo il fattore di trascrizione NF-κB che citavo poco fa. Il quarto accorgimento che analizziamo oggi riguarda i polifenoli. I polifenoli sono dei potenti antiossidanti che troviamo in alcuni cibi, a breve vedremo quali. La loro azione di contrasto nei confronti dello stress ossidativo è davvero notevole. Questi composti aiutano inoltre a combattere le infiammazioni, specialmente a livello intestinale, ma non solo. I polifenoli presenti nel melograno risulterebbero efficaci nel contrastare la neuroinfiammazione presente nei pazienti affetti dal Parkinson. I polifenoli presenti nei mirtilli invece riuscirebbero a ridurre le infiammazioni presenti nel cavo orale. Altri alimenti validi sono le cipolle e le mele, ma anche i grassi sani, avocado ed olio extravergine d'oliva. Infine non posso non citare il cacao amaro ed il tè verde, ricco di catechine. Il quinto accorgimento di oggi riguarda un minerale, sto parlando del selenio. Noto minerale antiossidante, è indispensabile nel contrastare i radicali liberi. Sappiamo da tempo che una sua introduzione influenza il funzionamento della tiroide in combinazione allo iodio. La sua azione però modula numerose attività come la fertilità, il metabolismo e le infiammazioni. Questo minerale permette infatti di rallentare l'ossidazione dei grassi, generando conseguentemente problemi infiammatori e cardiovascolari. Il selenio può dare benefici nelle malattie infiammatorie intestinali, come la colite ulcerosa ed il morbo di Crohn, così come ridurre asma, diabete ed artriti. Vi sono diversi cibi che possono aiutarci, specialmente le noci brasiliane, di cui mi avrai sentito parlare svariate volte. Ne sono più che sufficienti un paio per coprire il fabbisogno di questo minerale. Un altro alimento molto ricco di selenio è il polpo, ne basta 1,5 etto per evitare carenze. Il pesce è un'ottima fonte di selenio, infatti anche il tonno, molluschi e crostacei ne sono ricchi. Il sesto ed ultimo accorgimento di oggi riguarda una vitamina, sto parlando della famosa vitamina D. Non mi dilungherò molto, visto che ho creato un contenuto dedicato dove abbiamo analizzato praticamente tutto di lei. Mi soffermerò solamente sulla sua azione antinfiammatoria. Come accennato ad inizio puntata, un metodo per scoprire se siamo infiammati è misurare i livelli di PCR. Da alcuni studi sembrerebbe che i livelli di PCR e quelli di vitamina D sono strettamente correlati. Una carenza di vitamina D mostra infatti elevati livelli di PCR. Questa vitamina sarebbe in grado di regolare le risposte antinfiammatorie in caso di malattie respiratorie ed intestinali. Infine ha azione antinfiammatoria anche in caso di artriti e problematiche ai nervi. Il pesce azzurro, il salmone selvaggio, il tuorlo d'uovo e l'olio di fegato di merluzzo sono ottime fonti di vitamina D, seconde solamente al sole. È importante dunque non esserne carenti. I 6 accorgimenti che abbiamo appena analizzato sono tutti più che validi per sfiammare l'organismo, ma vi sono anche degli alimenti specifici che si potrebbero assumere, come quelli di cui ho parlato in questo video che ti consiglio vivamente di guardare. Spero di esserti stato d'aiuto anche oggi e ci vediamo al prossimo video.